con la testa in giù. Buongiorno! Buongiorno ai gattini! Buongiorno ai gattini! Buongiorno ai gattini! Ciao! Buongiorno, terzo giorno, partiamo 8 luglio verso la terza tappa del viaggio. Stavolta lontano dalla costa perché si rientra nella parte urbana, diciamo così, da Pavò de Varzim, più o meno 24 km per arrivare a Marinas, che è la prossima tappa, se riesco, altrimenti mi fermerò un pochino prima, 20 km, a Esposende, se trovo un alloggio. Però vediamo, il tempo non è dei migliori, mezzo guardaroba, cose da vestire bagnate perché la sera non si asciuga nulla e quindi il peso è un pochino più in più anche per questo, ma ci siamo. Buona giornata, sembra un po' più scout in realtà che cammino. Myself to count to three. Looked her in the eyes and said, "Are you here for free?" She said, "Oh no, not me. What a beautiful life." Una carretera para abajo. Vas a apañar ahí un pueblo. Ahí ya corres un camino a ver la playa. La playa es mejor. Entonces aquí todo recto. Sí, todo recto, hay un kilómetro menos. Hay una carretera, miras todo para abajo. Va a dar a aquel pueblo. Ah, vale, sí, lo veo. Vale, y después de allí voy ya para corres un la camino, playa. sí. Vas a justo a la playa, ya corres un camino. Sí, porque aquí no es muy... No. Mucho perigoso carretera. Obrigada, Buon obrigada. cammino. Ho appena incontrato un signore mentre stavo camminando. Praticamente adesso la strada è totalmente sulla strada, cioè proprio macchine, camion, infatti mi ha consigliato di fare questa strada che è un pochino più protetta dalle macchine, se si può dire così, e poi mi ha consigliato appunto di andare in un posto perché non trovo un posto dove dormire, ne ho trovato uno, ma sta a Esposende, che però sono solo 14 km da qui. Siccome che il cammino è lungo, vorrei riuscire a tirare sempre un pochino più dritto. Quindi la tappa successiva sarebbe Marinas e lì mi ha consigliato di andare in questo posto che si chiama la Cruz Roja, dove non c'è neanche bisogno di prenotare, tra l'altro. Quindi adesso chiamerò lì alle 2 però. Adesso sono operativi e vediamo se davvero è possibile, perché altrimenti a Marinas già ho chiamato quelli che c'erano e non hanno già posto e sono solo le 10, quindi è sempre bene prenotare la mattina il posto dove andare perché altrimenti non si trova. Lezione molto importante che ho imparato ieri e oggi ancora di più perché effettivamente non c'era posto. Comunque mi sa che dovevo girare prima. Vediamo. Sono praticamente neanche in mezzo a nulla. Vamos. What a beautiful life, on a beautiful day. Forget all the things that happened yesterday. Io cammino qua perché ho paura che ci siano dei serpenti tra queste due parti. Troppa erba alta. Comunque bello, bellissimo, cioè, si sente solo proprio l'odore e i suoni della natura. Madonna, ho allungato un pochino, però meglio che la strada con tutte le macchine. Ci sono tutte serre per coltivare e gente che coltiva dentro. Buona! Salutare e sorridere è gratis.
tanto bene. Ora sono arrivata alla fine di questa strada e non so esattamente, l'oceano è lì, la direzione dovrebbe essere proprio quella. Vediamo se però ci arrivo. Ci si arriva? Vediamo. On a beautiful land, on a beautiful day, forget all the things that didn't hold my way. Feels like I'm living in a dream. Si iniziano a sentire le onde. Ok, direzione oceano, lontano dalla strada, bellissimo, doveva essere infatti quella un po' più interna, ma io sono una calamita per l'oceano e quindi lo facciamo da qua. E questa è tutta la passerella che c'è per arrivare a destinazione di questa terza fantastica tappa. Ciao oceano! Super. Ah, puedo... ok. Esta. Piccola sosta al bar, prendere l'acqua e la conchiglia Santiago. Questa l'ho presa in questo bar che sta davanti all'oceano a Praia San Andrés. È tipo un segno di riconoscimento per chi fa il cammino. Quella che c'ha un po' di lilla. Vamos. Let us dive into the night. We just wanna feel alive. We're still young and white, waiting for the sun, for the sun. Via, là. We will no longer hide, 'cause the past is gone. Past is gone, na na na, na na. The past is gone, na na na, na na. Questo posto è pazzesco. Oceano, stradina, bellissimo. Stupendo. Un passo dopo l'altro capisco sempre di più quanto a volte mi sono allontanata dall'essere me per adattarmi al fuori, quando in realtà io voglio essere me, adattandomi a me. Voilà. Carini, a me queste persone che comunque ti guardano e ti sorridono, quel sorriso è il sorriso delle persone mentre cammini. Tu magari stai guardando dritto, poi ti giri, vedi le persone che ti stanno sorridendo e poi ti salutano e leggi il labiale, buon viaggio, buon cammino. Che bello, grazie, me li porto tutti questi sorrisi, sono quel passetto in più che facciamo insieme, perché è qualcosa di molto profondo, molto in contatto con te, lo sanno cosa vuol dire. Bellissimo. Comunque questa è la mia natura, avventura, ispirare, aiutare, contribuire, scoprire natura, oceano. Stupendo. Ho sciolto i capelli perché era l'unico modo per coprirmi le spalle senza avere caldo, ma non è molto funzionale.
Oggi sono solo a fare il viaggio, così come ho iniziato, perché voglio prendere quello che dentro non vedo di me, perché se guardo troppo fuori mi distraggo, non vedo. Lunghissima, sotto al sole è ancora più lunga, però è bello, c'è un silenzio assordante. Ok, sto iniziando un po' ad accusare. Sono le 13:30, sole a picco, altro che giornata non delle migliori, è uscito un sole pazzesco. Ho appena fatto 9 km e poi sono andata a vedere cioè così per curiosità, quando ne avevo fatti 12 per l'allenamento, e quando ero al parco ne avevo fatte 12, ci avevo messo 2 ore. Ora per farne 9 sono partita più o meno 4 ore fa, 5 ore fa, e quindi sto un po' rimpiangendo quelle 2 ore di 12 km, però ci sta, perché con il peso e con il caldo e poi con altri chilometri che ti porti dietro dalle altre giornate, insomma, certamente non puoi avere la stessa resistenza di quando lo fai al parco. Adesso mi mancano altri 10 km per arrivare all'hotel che ho trovato, che ho chiamato Hostel 11, si dovrebbe chiamare. Conto di arrivare almeno entro massimo le 5. E poi mi sono fermata per prendere un po' di gellino, che consiglio caldamente. E poi qua invece ho le mandorle e poi le barrette proteiche, perché in questi casi un attimo che ti si abbassa la pressione, un po' che c'è caldo, che sei un po' in mezzo al nulla, quindi la mente inizia a dire: oh, dove stai? Dove stai andando? Ma bisogna tenere centrato il focus, la presenza, e veramente pensare al passo successivo. Cioè, a me per esempio aiuta tanto anche ascoltarli i passi, oltre che a farli,
ascoltarli. Il suono dei passi, come anche il vento, le onde dell'oceano di qua, mi danno il ritmo, la costanza di andare avanti, mi danno l'idea del movimento e quindi di non fermarmi, ma continuare con questo sound, continuare con questo mantra sotto. Bisogna avere la presenza su tutto. Quando sei in mezzo al niente e hai ancora 10 km di cammino da fare dopo averne fatti altri 10 e 50 in 2 giorni. L'allenamento quindi sì, lo consiglio di fare, ma anche un po' con il peso. E comunque portarsi cose dietro come snack, perché ci sono alcune parti tipo qua dove sto adesso, che sono 2 ore che cammino e non ho incontrato niente per strada, e quindi appena stata una macchina, la prima macchina. Ah bene, sono finito, è finito qua questo questo percorso e ora quindi ci sarà un'altra strada. Bene, andiamo. Comunque quanto si pensa, bello, proprio darti appuntamento, ti dai appuntamento e stai lì e ti affronti, ti incontri, ti abbracci, ti consoli, ti supporti, ti motivi, ti stai vicina. Questo è il motivo principale per cui sono qua, perché ho deciso di fare questo viaggio. Continuiamo. Vediamo se c'è un'indicazione di qua. Ecco, poi è bello perché ci sono le indicazioni. Vedi? Camino Portugués da Costa, e lei ci dice dove andare, quindi di qua. Perfetto, un altro percorso, andiamo. Coming down and blowing up your crazy mind. Standing in my living room. Simple but you're glamorous in purple and white. I'm a mess in black and blue. But I can't let the smoke go through me. You see through me. I'm lost in your light. Yeah, you made me waver. Yeah, you made me waver. Your colors and flavor. Yeah, you made me waver. Allora, buon cammino. Secrets that I wanna know, Buon you better know cammino. now. Obrigata. So much that I wanna know. Try to hide the motive while I'm feeling you out. Quando perdi la motivazione arriva sempre qualcuno a fare il tifo per te, ma tu per prima, un passo dopo l'altro, continua, vai Ceci, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro. Se penso che sto per svenire, svengo, quindi non ci voglio pensare. Solamente continuare. Adesso prendo un altro po' di sali minerali e polase. Super polase, bustina, mentre cammini, rigorosamente con acqua fresca. Non c'è un bar, bisogna arrivare pronti. Sto proprio per finire l'acqua e ho visto camminando questo cartello. Vediamo, forse danno un bicchiere d'acqua. Vediamo.
Hola. ¿He visto este para el agua? Sí. ¿Es aquí? Quer encher? Sì. Sì? Pode ser. Obrigada. Pode. Sì. Obrigada. Nada. Tchau. Ciao. Qua potrei mangiare qualcosa. Hola. Are you filming me? Yeah. Yes. What do you need, my dear? Lunch? You want to lunch? Yeah. Oh. Piccola sosta pranzo, sono le 2, sono a Solar da Praia, un ristorante, c'è un casino pazzesco, ogni tanto ho messo anche in carica il telefono per mangiare una zuppa e della verdura. Quasi levante. Thank you Fernando! Thank you. Buon cammino to you until Santiago. Obrigada! Bye bye. Ciao! Thank you. Ciao. Ciao! Sono ad Apulia, sono uscita da poco dal ristorante dove ho mangiato da Fernando Soler de Praia, molto simpatico, e adesso sto tornando verso l'oceano, quindi anche lui mi ha consigliato di fare la parte dell'oceano perché è molto più bella e paesaggistica, e poi mi diceva che qui ad Apulia è l'unica parte dove ci sono i mulini a vento sul mare, se no ce ne sono tanti ma sono verso la montagna, mentre questa parte è l'unica che ce li ha proprio sul mare, sulla costa. E tra l'altro quelli visti fino adesso, perché 2 ne ho già incontrati, erano abbandonati, mentre questi che vedrò sono proprio abitati, sono di abitazioni private, quindi andiamo a vedere questi mulini. C'è un sole, mi sto studiando, ho preso in farmacia l'aloe e la protezione 50 perché l'avevo persa. A dopo! Sleeping pills help me get back to yours. Cheap sex and sad films. Ecco che qua iniziano i mulini a vento. Saccio, panza. I think you're crazy. Baby, I think you're crazy. Siamo arrivati ai mulini a vento. Fernando ci aveva ragione. Oceano, passerella, i mulini a vento dietro e avanti. Sono bellissimi. È proprio un'altra cosa fare il cammino nella parte della costa. Stupendo! A proposito di mulini a vento, mi viene subito da pensare a una di quelle frasi che mi porto da quando andavo al liceo, e dice: quando arriva il vento del cambiamento c'è chi costruisce muri, chi mulini a vento. Roma, 2361 km. Santiago 215, vamos! Baby, I think you're crazy. Baby, I think you're crazy. Baby, I think you're crazy.
E ci siamo. Sono arrivata in questo ostello. Tra l'altro io non ho mai alloggiato in alcun ostello nella mia vita e questa volta ho scelto di alloggiare solo in ostelli, proprio perché è una di quelle cose che non ho mai fatto, che mi piace sfidarmi, mi piace fare cose che non ho mai fatto, quindi sono nel terzo ostello, nel terzo giorno di cammino e devo dire che cioè, se sono tutti come qua in Portogallo non hanno niente da invidiare agli alberghi, cioè, o comunque sia, sicuramente sono più comodi gli alberghi e c'è più privacy, ma sono super puliti, e in questi 3 in cui sono stata tutti e 3 super puliti, super disponibili, super gentili chi lavora qua, quindi sono veramente feedback positivi. Sto condividendo la stanza con altre 2 persone. Mi sembra un po' di essere tornata quando ho fatto un viaggio in Cina, che sono andata da Pechino a nell'Hunan, tipo non mi ricordo quante ore di treno erano nelle cuccette da 6, tipo 12 ore, una roba improponibile. Mi sembra essere tornata là. Comunque adesso docciata, messa aloe vera per sfiammare un po' tutto questo rossore del sole e ho fatto una lavatrice, adesso la stendo, poi esco, vado a mangiare una cosa, poi relax perché domani mattina altra giornata, la quarta tappa. Vola comunque il tempo, non fa in tempo a arrivare che già bisogna riprepararsi per domani. Questo è il mio lettino. A dopo. Dopo la doccia è proprio un'altra roba. Quindi adesso sono ad Esposende, che è praticamente la tappa prima di Marina, che è quella in teoria in cui sarei dovuta andare oggi. Solo che alle 10 avevo fatto diverse chiamate, avevo chiamato 4 ostelli, alberghi per prenotare la camera di stasera, ma non erano disponibili, alle 10 di mattina erano già occupati. Quindi là, presa un attimo dalla cosa, ho detto vabbè, proviamo la tappa prima, che sarebbe proprio questa, Esposende. E qui infatti ho trovato un alloggio, per cui sono a 1,8 km da Marina, perciò domani mattina recupero questi quasi 2 km e poi continuo nella quarta tappa. Quindi quello che io consiglio è proprio di prenotare già la mattina stessa per la sera dove dormire, poi girarla, cioè dopo aver fatto la camminata tutto il giorno, che siano stati 20, 24, 26 km, è bello anche godersi un po' la cittadina dove si sta. Per esempio Esposende ha questo parco lungo la costa, che è quello che poi abbiamo visto prima, e dove ci sono anche i mulini a vento, è molto tipico e caratteristico per questo. Esposende è una cittadina non grandissima, è molto piccolina, ha un centro, adesso vediamo se ve lo riesco a far vedere, cioè quello lì è il centro, dove c'è la chiesa, è la piazza principale, qui c'è la rotonda che porta direttamente al porto, lì c'è tutto il porto, è un parco gigante e questa è la piazza principale, non c'è granché, è una chicchetta, è molto carina, ci sta a fermarsi anche qua. E questo ostello dove sono è super pulito, proprio, cioè sia la possibilità di dormire in una stanza condivisa oppure anche delle camere singole con il bagno privato. Adesso faccio un giro qui alle Esposende, carico il telefono e vediamo il tramonto, bello alto ancora. Sono le 7:30 e c'è ancora molto alto. Bene, serata lunga. Ecco, questo sarebbe il centro, è tutto chiuso. Sono le 7:30, i negozi sono tutti chiusi e non c'è granché per mangiare. Quindi bisogna cercare bene. Adesso vediamo cosa trovo. E lì lungo il mare, lungo l'oceano invece c'è solamente per vedere, non ci sono locali, c'è la sea view ma non dinner. E cena. Buon proveggio. Sto tornando a casa, fa freddino, cioè 8 luglio ma fa un freddino. Comunque ho prenotato per domani sera, ho già prenotato l'alloggio perché già mi stava dicendo che stava
ne mancavano pochissimi e quindi vanno prenotati assolutamente. E domani sarà la giornata più strong perché saranno 30 km più o meno. E infatti adesso sono le 9, sto tornando in ostello, vado a dormire. E comunque oggi la giornata mi è piaciuta tantissimo perché appunto vedendo i mulini mi ha ricordato quando andavo all'università e lì studiavo la lingua e la cultura cinese. C'era questo proverbio, no? Che abbiamo detto proprio: quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. E di quanto appunto il cambiamento sia necessario per riscrivere la nostra storia. Cioè, ci spaventiamo all'idea di cambiare perché chissà cosa si smuove dentro. E io ho aspettato 16 anni per fare questo cammino perché sapevo che si sarebbe smosso tanto, ma quest'anno sono riuscita a farlo, probabilmente anche perché negli ultimi anni, grazie anche all'Mindfulness, sono riuscita un po' più a costruire, cioè ad abbattere quei muri e costruire dei mulini a vento con gli stessi mattoncini, perché sono proprio gli stessi mattoncini che noi ci siamo protetti, sono gli stessi che ci portano invece a smuovere e a riscrivere la nostra storia. E quindi quanto è importante di fronte al vento del cambiamento costruire dei mulini a vento, stare lì e non mettere muri, ma batterli e crearci su una nostra nuova storia. Buonanotte.